Adesso allora, facciamo i col multistrada. E Riders, e benvenuti dal vostro Medors. Era da tempo che accarezzavo l'idea di cimentarmi in un viaggio impegnativo in moto, un pensiero colpevolmente rimandato troppo spesso in funzione di altre attività motociclistiche. Volevo sfidare me stesso e saggiare ancora più a fondo, in un contesto nuovo, la mia moto, una Aprilia Dorso Duro 900, non propriamente la moto touring per eccellenza. L'occasione si presenta con l'Agnello Treffen 2020, ormai giunto alla sua 7ª edizione, che come di consueto si svolge vicino a Ponte Chianale, più precisamente in Val Varaita, nella suggestiva cornice del lago artificiale di Castello, completamente ghiacciato, e sull'ascesa del Colle dell'Agnello, da cui la manifestazione eredita il nome. La meta è definita. Ora non resta che rendere la Dorso Duro un po' più da viaggio, installando un piccolo cupolino supplementare Puig per deviare maggiormente l'aria gelida che incontrerò lungo il cammino, sostituire le paramani originali con un paio della Cerbis, rinforzate con anima in alluminio, qualora malaguratamente dovessi poggiare in terra l'Apriliona. Terminano il pacchetto delle modifiche le valigie laterali semirigide Aprilia e un cambio gomme più inerente alle condizioni meteo avverse che incontrerò con le Michelin Pilot Road GT4, specialiste del bagnato. Si dice che chi trova un amico trova un tesoro, soprattutto se è un motociclista abbastanza pazzo come te per partire da Roma fino al confine con la Francia, con l'obiettivo di accamparsi in tenda a meno 13 gradi Celsius. Con Giuseppe, fido compagno di avventure, assieme al suo KTM 1190 Adventure, posso dire di aver fatto jackpot. Venerdì 24 gennaio è il giorno della partenza. Alle 7:30 stacco da lavoro lasciando i panni del venditore in concessionaria per indossare quelli del motoviaggiatore. L'inizio però non è proprio dei più incoraggianti. Ok, siamo in fase di pre-partenza Treffen, ho fatto in tempo appena a staccare da lavoro e sta già piovendo, quindi sarà parecchio divertente. Ora ci copriremo dalla testa ai piedi. La cosa divertente è che noi dovremmo già essere in marcia perché dobbiamo arrivare in Toscana, tappa intermedia a bed and breakfast, ma dobbiamo comprare le cose per Giuseppe e poi dobbiamo anche comprare le cibarie. Partita male. Giuseppe, incaricatosi di acquistare viveri per il viaggio, è in ritardo e ciò rallenta la nostra tabella di marcia di non poco. L'itinerario non è entusiasmante, ma necessario per giungere in tempi decorosi ad una tappa intermedia, Marina di Cecina, dove abbiamo prenotato un albergo per passare una notte di riposo, prima di proseguire il giorno successivo verso l'Agnello Treffen. Partiamo da Roma, percorrendo l'Aurelia e le 80, accompagnati da una leggera pioggia, che presto aumenterà gradualmente di intensità fino a diventare un vero e proprio diluvio universale. Quello che doveva essere un semplice trasferimento autostradale si trasforma in un'impresa titanica. Condizioni climatiche degne di Nordcap funestano il nostro tragitto, con pioggia torrenziale, fulmini e vento. Arriviamo a ridosso della prima meta, ormai zuppi dalla testa ai piedi, e nonostante l'abbigliamento tecnico e i vari strati, accusiamo il freddo, dato dalla combinazione acqua-vento, subita per ben 200 km ininterrotti. Com'è Giuseppe? L'importante è rimanere idratati quando si fa un giro in moto. Io sono rimasto molto idratato. Ma anche io mi sento particolarmente idratato, cioè andiamo a disfare le valigie. Non ci resta che cenare in tarda serata, con un veloce e frugale pasto al sacco, dopo aver steso giacche, guanti, pantaloni e stivali. Che situazioncina. È entrato ovunque, nelle valigie, nelle borse morbide, ovunque. Nello zaino da moto, che dovrebbe essere tutta roba impermeabile, è stata troppa, non hanno retto. Ma non è buono il suo prosciutto. È l'1:25. Domattina abbiamo la sveglia alle 8. Tutto, ma proprio tutto qua dentro, compreso il cibo che stiamo mangiando, è bagnato. Sabato 25 gennaio ci risvegliamo abbastanza riposati, ma con l'urgenza di asciugare i nostri abiti e i cambi di vestiti contenuti nelle valigie. Giuseppe, devi pensare positivo. Se ti vedo troppo negativo, ragazzo. Io posso strizzare la mia sella. Secondo me la roba dentro è asciutta. Qua dentro c'è la tenda e i sacchi a pelo. Se questa roba è bagnata siamo freddi, ma nel vero senso del termine proprio. Queste operazioni di asciugatura ci hanno fatto partire con notevole ritardo, dato che quasi 450 km ci separano ancora dalla nostra agognata meta. Ok ragazzi, stiamo per partire. Giuseppe sta impostando la rotta. Faremo una piccola deviazioncina sperando di non incontrare il maltempo di ieri. Siamo stati proprio tanto provati anche nello spirito. Al momento siamo ancora abbastanza fradici addosso, nonostante comunque abbiamo lasciato la roba ad asciugare, ma non è bastata perché l'acqua è stata veramente tanta, ragazzi. Pensate solo che ieri addirittura non riuscivamo a frenare per quanta acqua era fin da sui dischi, e siccome poi abbiamo fatto autostrada per lo più, ovviamente in autostrada basta comunque chiudere il gas ed accelerare, poi l'abbiamo fatta tutta a velocità da codice, quindi
non abbiamo praticamente utilizzato i freni, che hanno continuato a bagnarsi, e tuttora la frenata è abbastanza spugnosetta, però nonostante le avversità siamo belli motivati e carichi. Mettiamoci in contatto con Giuseppe. Saluta i nostri follower! Bella raga! E il tragitto è disseminato di Velox e Tutor, che ci costringono a lente andature legali, senza contare il serbatoio da 12 litri della Dorsoduro 900, che ci obbliga ad effettuare diverse fermate. Uffa, questi KTM quanto consumano? Stiamo sempre dal benzinaio, Giuseppe. Stiamo facendo le 7 di sera perché stai sempre a fare benzina. È inaccettabile, cioè non è come la mia Dorsoduro. Il viaggio prosegue lento e senza particolari intoppi, con una breve sosta on the road per mangiare un panino, prima di proseguire verso la Liguria. Qui il navigatore per un attimo va in tilt, abbastanza da far prendere a Giuseppe la strada sbagliata, facendoci attraversare inutilmente quasi tutta Genova. Un dirottamento che devo ammettere però abbastanza piacevole, dato che la città offre scorci interessanti, tanto da farci ripromettere di ritornare in Liguria quanto prima e con più tempo a disposizione. Recuperata la giusta rotta, proseguiamo il nostro viaggio della speranza. Arriviamo in Piemonte. Qui la strada inizia a piacermi di più. Il sole è quasi calato totalmente, ma ormai siamo addirittura d'arrivo. Non ci resta che godere del momento, ammirando la sconvolgente bellezza del paesaggio invernale in sella alle nostre moto. Facciamo il check-in a Ponte Chianale, in prossimità del lago di Castello. Ormai è praticamente buio, ma c'è una luna bellissima ad accompagnarci per gli ultimi metri prima dell'arrivo all'Agnello Treffe. Finalmente giungiamo a destinazione. La festa è già nel piano dell'azione, con tantissimi appassionati giunti appositamente per l'evento. Basti pensare che in 3 giorni sono state registrate più di 1500 presenze. È però difficile trovare uno spazio per posteggiare di sabato sera, ma procedendo al passo con le nostre moto tra la folla arriviamo in un punto un pelino più libero, dove ancora spaesati chiediamo informazioni di un ragazzo molto gentile di nome Daniele, che di tutta risposta ci indica uno spazio libero dove mettere la tenda, per poi invitarci al suo bivacco per cenare tutti assieme. Purtroppo, arrivando in concomitanza con la partenza della moto parata dell'Agnello Treffen, non riusciamo ad aggregarci, dobbiamo sistemare la tenda, dovremmo essere in grado di resistere al freddo, che pian piano sta congelando perfino alcune componenti delle nostre moto. Dorso enduro surgelata. Al bivacco si conversa amabilmente. È incredibile lo spirito di condivisione e di festa presente all'Agnello Treffen. Qui si mangia, si brinda, si canta e si balla fino a tarda notte. La serata in compagnia dei nostri nuovi amici trascorre in allegria e verso l'1 di notte ci ritiriamo tutti nelle nostre tende per riposare, dato che il mattino successivo dovremo ripartire tutti quanti presto. Eccoci qua in tenda. Le riprese le sto facendo col telefono perché la GoPro sono tipo decedute tutte le batterie per causa freddo, quindi siamo qua in fase diciamo finale di questa esperienza, decisamente bella. A me è piaciuta personalmente, non so a te. Da riorganizzare sicuramente meglio. Sì, l'abbiamo fatta veramente all'avventura, molte cose sono andate storte, però abbiamo anche conosciuto tanta bella gente, tanti appassionati, c'è un bello spirito di comunità, di fratellanza qua, quindi venite che è uno spettacolo, non fate caso alla mia faccia che è tu m'hai fatta, ci vediamo. Ci risvegliamo con una bella pioggia di fiocchi di neve che ci spinge ad affrettare la partenza, onde evitare condizioni stradali troppo sfavorevoli. Decidiamo di partire tutti assieme, per poi salutarci, ma non prima di una pausa caffè e di esserci scambiati i numeri di telefono. Ci aspettano svariati chilometri e ore di autostrada per il ritorno, senza contare le soste necessarie per l'autonomia della Dorsoduro. Torno da questa esperienza infreddolito ma felice, con ancora impressi negli occhi gli splendidi paesaggi invernali della Val Baraida, con la consapevolezza che la Dorsoduro ad andatura costante e moderata riesca addirittura a fare quasi 20 km al litro, e con la gioia di non essere rimasto a piedi dopo 30 km percorsi in riserva. Torno con nuovi amici sparsi in tutta Italia, con i quali spero di incontrarmi nuovamente quanto prima per fare dei giri in moto assieme nelle loro rispettive regioni. La mia prima volta all'Agnello Treffen, nonostante i vari intoppi, la definirei più che positiva e spero l'anno prossimo di riuscire a ripeterla. Se non temete il freddo, volete vivere un'esperienza unica in sella alla vostra moto, conoscere tanta bella gente, è assolutamente l'evento che fa per voi. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un commentino qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Ricordatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti
commenti. Se vi va, condividete questo video con i vostri amici e se vi è piaciuto ovviamente lasciate un bel pollicione in su. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medor.